Oggi introduciamo il concetto della iterazione. Quando ci serve iterare delle operazioni? Quando abbiamo un'operazione che dobbiamo ripetere più volte. Immaginiamo la casistica di avere una libreria nel nostro salotto e con tantissimi libri, ma quello che noi vogliamo è cercare un libro in particolare all'interno della libreria. La libreria è fatta da tanti ripiani e da tanti, come dire, piccoli scaffalature all'interno della libreria stessa. Noi che cosa faremo? Cercheremo all'interno della libreria qual è il ripiano nel quale si trova il nostro libro. Per fare questo dovremo ripetere l'operazione di ricerca più volte. Prima cercando il libro nel piano superiore della libreria, in tutti i riquadri della libreria stessa, poi passando al piano inferiore e così via. L'operazione di ricerca la ripeto più volte. Quando io devo ripetere un'operazione, parlo appunto di struttura iterativa. Finora non abbiamo visto delle operazioni di questo genere, cioè le istruzioni che abbiamo valutato finora non includevano una struttura iterativa. Quindi introduciamo la struttura iterativa vedendo come la possiamo rappresentare in pseudocodifica. Allora, in pseudocodifica la struttura no, in pseudocodifica, nel flowchart, la struttura iterativa la rappresentiamo in questo modo. Allora, che cosa per ripetere un corpo, diciamo un'istruzione, un'operazione, dobbiamo valutare una condizione. La condizione nel caso del libro è: ho trovato il libro? Se il libro l'ho trovato, io esco dal ciclo e ho raggiunto il mio obiettivo. Se il libro non l'ho trovato, invece, io rimango all'interno del ciclo e continuo a cercare il mio libro sui diversi scaffali, mettendo in atto delle specifiche pratiche. Allora, come funziona questo ciclo precondizionale? Funziona in questo modo, che viene valutata una condizione di ciclo, poi vedremo nel dettaglio in che cosa consiste. Se la condizione di ciclo mi restituisce un valore booleano di tipo vero, allora io passo alla esecuzione del corpo dell'iterazione, eseguo il corpo dell'iterazione e torno a valutare la condizione di ciclo. Se la condizione di ciclo è ancora vera, quindi prenderò questo ramo, eseguo nuovamente il corpo dell'iterazione per poi tornare all'inizio. È chiaro che perché il ciclo non sia infinito, io a un certo punto devo trovarmi nella condizione in cui la condizione del ciclo è falsa e quindi io possa uscire dal ciclo stesso. Quindi che cosa devo fare solitamente? Devo mettere all'interno del corpo dell'iterazione delle operazioni che mi permettono di uscire dal mio ciclo. Allora, vediamo in pseudocodifica come si scrive il ciclo precondizionale o ciclo con controllo in testa. Perché diciamo che questo ciclo si chiama con controllo in testa? Perché il controllo lo faccio come prima operazione, proprio all'inizio del mio programma e non successivamente. Si chiama in questo modo perché ne esiste un altro che invece di ciclo, che si chiama post condizionale con controllo in coda. Benissimo, per quanto riguarda la pseudocodifica, noi che cosa scriveremo? Scriveremo una istruzione di questo genere, mentre all'interno delle parentesi specificheremo nelle parentesi la condizione, mentre la condizione è vera, noi andiamo ad eseguire il corpo della mia iterazione. Perfetto, più precisamente possiamo dire che nel linguaggio Java questa istruzione noi la rappresenteremo con l'istruzione while, quindi quello che in pseudocodifica rappresento in questo modo con il mentre diventerà in Java l'istruzione while condizione. Perfetto, vediamo come possiamo specificare meglio quello di cui stiamo parlando. Allora,
la nostra, in pseudocodifica, la nostra istruzione di iterazione, quindi di controllo in testa, la scriveremo in questo modo, mentre la condizione di ciclo è vera, e poi specifichiamo le parentesi, parentesi graffa aperta, parentesi graffa chiusa. Perché? Perché già iniziamo ad abituarci alla sintassi dell'istruzione Java, che prevede anche in questo caso appunto le parentesi aperte in questo modo e chiuse in quest'altro modo, ok? Quindi la sintassi sarà questa per quel che riguarda l'istruzione Java. Quindi nella nostra istruzione in pseudocodifica scriveremo mentre, tra parentesi, il blocco di istruzioni, che nel nostro caso potrebbe essere proprio cercare il libro nel nostro scaffale, verificare se il libro nel nostro scaffale è presente, e poi se il libro non è presente tornerò all'inizio e andrò a valutare ancora la condizione di ciclo. Allora io qua in questa specifica ho messo un numero. Perché ho messo un numero? Perché un numero potrebbe essere un numero o contatore, perché di solito è la variabile che cambia valore all'interno del ciclo, che mi permette ad un certo punto di uscire dal ciclo stesso. Io che cosa devo prestare sempre attenzione all'uscita dal ciclo e al fatto che io dal ciclo ad un certo punto esco, perché potrebbe anche accadere che io scriva un ciclo che si rivela essere infinito, dal quale non esco mai. Per quanto riguarda quali sono le istruzioni successive al mio ciclo, le istruzioni successive al ciclo, che qua specifico, sono quelle che ho specificato qui con questo commento, ossia quelle successive alla parentesi graffa chiusa. Alla fine della parentesi graffa chiusa, in questa posizione, qua precisamente, mi trovo all'uscita, alla prima istruzione successiva al ciclo. Benissimo, vediamo adesso un esempio di questo ciclo precondizionale. Un esempio del ciclo precondizionale potrebbe essere il seguente: stampare i primi 10 numeri interi. Come lo posso rappresentare questo diciamo programma? Allora, in questo caso il programma, ecco qua ho specificato il caso diciamo di un ciclo che non termina mai. Quando un ciclo non termina mai? Quando io specifico il true all'interno della condizione. Io posso proprio specificare while true nella condizione, questo ciclo non terminerà mai. Perché? Perché la condizione sarà sempre vera e quindi rimarrò sempre all'interno del ciclo. Allora, torniamo al nostro esercizio. Abbiamo detto che l'esercizio che ci interessa in questo momento è stampare i primi 10 numeri interi. Allora, qual è il risultato che io otterrò quando scrivo un programma che visualizza in successione i primi 10 numeri interi? Allora, il risultato che io otterrò saranno i numeri da 1 a 10. Come faccio a scrivere i numeri da 1 a 10? Potrei, senza usare un ciclo precondizionale, scrivere queste istruzioni: scrivi 1, scrivi 2, scrivi 3, scrivi 4 e così via, fino ad arrivare all'istruzione scrivi 10. È chiaro che se i numeri da stampare da 10 diventano 100, 1000 o molti di più, questo programma si complica di molto. È chiaro che a questo punto interviene il nostro ciclo precondizionale o ciclo mentre. Andiamo a vedere come in questo caso diventa il nostro programma. Allora, immaginiamo che io voglia stampare i numeri e che io utilizzi una variabile che chiamo num. La mia variabile num conterrà in sequenza i numeri che io voglio stampare sullo schermo. Siccome il primo numero che io voglio stampare è il numero 1, inizializzo la variabile num a 0. Adesso vedremo il perché. Allora, nel momento in cui io inizializzo la mia variabile num a 0,
e vado a specificare il ciclo precondizionale mentre che devo eseguire 10 volte per stampare i numeri da 1 a 10, quale sarà la condizione che devo inserire all'interno delle parentesi? La condizione che devo inserire all'interno delle parentesi è la seguente: io eseguo il mio ciclo fino a quando? Fino a quando numero è minore di 10. Quando numero supererà o sarà uguale al valore di 10, esco dal ciclo. Quindi la prima volta entra sicuramente nel nostro ciclo. Perché? Perché numero è minore di 10, vale 0. Entro nel ciclo la prima volta e che cosa faccio? Incremento il mio numero di 1, ossia aggiungo alla variabile numero il valore num più 1. Quindi la prima volta il valore che io avevo inizializzato a 0 diventa 1 e poi scrivo sullo schermo il valore di num. La sintassi del ciclo prevede che io abbia la parentesi graffa aperta e chiusa, quindi in questo caso il blocco di istruzioni consisterà in che cosa? In queste due istruzioni, l'istruzione di incremento e l'istruzione di scrittura. Dopo aver eseguito la prima iterazione, torno all'inizio del ciclo e la variabile num è 1. Mi domando, 1 è minore di 10? Sì, perfetto. Allora incremento la variabile num di 1. All'interno della mia variabile num, che è un contenitore, avrò il valore 2 e visualizzerò sullo schermo la scritta 2. Perfetto? Dopo le 10 iterazioni il mio ciclo termina. Quindi il risultato che io avrò da questa istruzione sarà la stampa sullo schermo dei miei numeri. Quindi stavamo dicendo che dopo le 10 iterazioni il mio programma termina e quale sarà il risultato che io avrò sullo schermo? La stampa di questi numeri fino al 10, 10 incluso. Perfetto. Io questo programma lo posso anche scrivere utilizzando due variabili, non una sola. In questo caso io ho usato una stessa variabile che si chiama numero, che mi fa da contatore e da valore che io stampo sullo schermo, ma io potrei anche utilizzare una variabile che chiamo contatore. La variabile contatore a che cosa mi serve? Mi serve per stampare il numero, per contare quante iterazioni faccio, e nella variabile numero io incremento comunque la variabile numero di 1 e lo utilizzo come variabile che stamperò sullo schermo. Come potete vedere, quest'altro codice fa le stesse identiche operazioni di quello che abbiamo visto precedentemente, ma in questo caso io uso due variabili. La prima che contiene il numero che visualizzo sullo schermo, la seconda che contiene il contatore, variabile contatore, che conta quanti numeri ho stampato. In questo preciso esempio, queste due variabili in realtà sono la stessa cosa, perché io sto stampando i numeri da 1 a 10, però scrivere in questo modo il programma ci aiuta a non confonderci nei casi in cui io debba stampare invece i numeri che non sono i numeri da 1 a 10, ma sono dei numeri generici. Quindi vedete che in questo caso questo programma non è molto diverso da quello che abbiamo visto prima e comunque otteniamo lo stesso identico risultato. Però quello che io vado a controllare è la variabile contatore, incremento entrambe le variabili sia num che contatore di 1, però stamperò la variabile num sullo schermo e la variabile contatore mi serve solo per contare i numeri. Perfetto. Quindi nell'esempio che andiamo a vedere adesso possiamo vedere che all'inizio num vale 0, num vale 0 all'inizio e io visualizzerò sullo schermo il valore 1. Poi num diventa 2
e così via.